Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un dolce di Natale, il pandoro con gocce di cioccolato. Seguite passo passo il video per ottenere anche voi a casa un risultato davvero straordinario. La sofficità, la fragranza e il gusto di questo pandoro vi sorprenderanno. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Iniziamo a preparare il preimpasto o lievitino del nostro dolce. Utilizziamo latte a temperatura ambiente, zucchero, lievito di birra fresco e farina. Io sto utilizzando una farina tecnica per pandoro e panettone che ha una W pari a 400 e ha 13 grammi di proteine. Nel caso in cui non trovaste una farina tecnica potrete utilizzare la classica Manitoba. Tutti i pesi degli ingredienti, come al solito, li trovate scritti in info box sotto il video. Versiamo il latte in ciotola. Aggiungiamo lo zucchero e il lievito di birra. E lavoriamo con una spatolina. E adesso aggiungiamo la farina. Io sto lavorando con la spatola, ma se preferite potrete utilizzare anche una frusta. Eccolo qui, in meno di 2 minuti il nostro lievitino è pronto. Vedete? Deve essere così fluido. Ora copriamo la ciotolina con la pellicola e lo lasciamo fermentare per 40 minuti alla temperatura di 24 gradi. Ora possiamo procedere a preparare l'impasto. Utilizziamo il lievitino, vedete come ha più che raddoppiato di volume, 3 uova, farina, sempre W400, zucchero, scorza di arancia e limone bio, un pochino di sale, vaniglia in polvere e burro. Per prima cosa aggiungiamo nella ciotolina del burro la scorza di limone e arancia. E aggiungiamo anche la vaniglia in polvere. Adesso lavoriamo tutto per formare una crema profumatissima. Eccola qui, la nostra crema è pronta, la mettiamo da una parte. Versiamo in una ciotola capiente 3 uova e lo zucchero e lavoriamo con la frusta. Ora aggiungiamo il lievitino. E lavoriamo sempre con la frusta. E ora aggiungiamo la crema di burro. E continuiamo a lavorare. Io sto lavorando a mano, ma se vorrete potrete procedere anche con la planetaria.
E adesso incorporiamo la farina. La aggiungiamo in 2 volte. L'impasto cambia consistenza, lasciamo la frusta e proseguiamo a lavorare con la spatola. E ora aggiungiamo il resto della farina. Ne lasciamo un pochino per la lavorazione sul piano di lavoro. Insieme alla farina aggiungiamo il sale. Ora, prima di lavorare l'impasto sul piano di lavoro, copriamo la ciotola con la pellicola e attendiamo 15 minuti. Dopo il breve riposo possiamo infarinare leggermente il piano di lavoro e rovesciamo l'impasto sul piano. E ora lo lavoriamo. Lo allunghiamo, lo giriamo e lo richiudiamo su se stesso. Eccolo qui il nostro impasto morbido e profumato. Ora lo possiamo mettere a lievitare in una ciotola pulita. Copriamo la ciotola con la pellicola e alla temperatura di 24 gradi aspettiamo che l'impasto raddoppi di volume. Dopo 3 ore a 24 gradi il mio impasto ha più che raddoppiato di volume. Adesso dobbiamo procedere alla sfogliatura, quindi infariniamo leggermente il piano di lavoro e rovesciamo l'impasto sul piano. È un impasto meraviglioso. Senza stressarlo troppo, dobbiamo schiacciarlo per realizzarci un quadrato. A questo punto apro il burro
e lo metto al centro del mio quadrato, che all'incirca misura 30 cm per 30. Ora tiro gli angoli e li porto verso il centro, così. Poi li pizzico così con pollice e indice per sigillare l'impasto, che si sigilla con molta facilità in quanto è davvero morbido. Schiaccio. Col mattarello comincio così a fare pressione, prima dal centro verso l'alto e poi dal centro verso il basso. Questi movimenti mi aiuteranno a distribuire bene il burro all'interno dell'impasto. E adesso comincio a stendere l'impasto. Faccio fare all'impasto un quarto di giro e lo piego in due. Faccio di nuovo pressione. E stendo ancora. A questo punto prendo ancora l'impasto e gli faccio di fare un quarto di giro e piego così verso la metà e poi verso la metà. Spolveriamo la farina in eccesso e piego l'impasto. Ho fatto una piega a 4, vedete? Ora, prima di girare ancora, andiamo a distribuire le gocce di cioccolato. E adesso do di nuovo una piega a 4. E prima così con le mani facendo pressione, poi col mattarello stendo l'impasto per un'ultima volta prima di formare il pandoro. Facciamo fare all'impasto per l'ultima volta un quarto di giro e chiudiamo.
e a questo punto dobbiamo chiudere l'impasto per metterlo all'interno dello stampo. E noi siamo pronti. Io ho ben imburrato uno stampo classico da pandoro e mettiamo l'impasto all'interno. La chiusura deve stare in alto perché poi dopo la cottura diventerà la base del pandoro. Facciamo pressione spingendo l'impasto verso tutti gli angoli dello stampo. E ora copriamo con pellicola e lasciamo lievitare fino a che mancherà 1 centimetro dal bordo dello stampo. Dopo circa 3 ore siamo pronti per infornare il nostro pandoro. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità statica a 150 gradi e lascerò la funzione solo in basso. Nel caso non aveste il forno statico con funzione solo in basso, vi consiglio dopo i primi 20 minuti di cottura di coprire il pandoro con un foglio di carta da forno. Ecco il pandoro appena sfornato, l'ho tenuto in forno a 150 gradi statico per 60 minuti esatti. Ora, così bollente, dobbiamo immediatamente toglierlo dallo stampo. Ora dobbiamo coprire il pandoro con un tovagliolo e attendere il completo raffreddamento. Il pandoro al cioccolato è completamente freddo. Ora lo spolveriamo con zucchero a velo. E adesso possiamo tagliare insieme una fetta e vedere l'interno. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Guardate la sofficità di questo pandoro. Delizioso è dire poco. Questo impasto ha una struttura magnifica. Guardate che pasta filante. È soffice, soffice, soffice. Guardate. Provate a rifarlo a casa perché è semplice da preparare ma davvero straordinario. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che il mio pandoro con gocce di cioccolato al profumo d'arancia sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie video ricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.